Ciao! Oggi voglio parlarvi di intelligenza artificiale, nata per sopperire alla stupidità naturale. No, scherzo. O forse no. Comunque, oggi voglio parlarti di ChatGPT. Lo usano in milioni, ma quasi nessuno lo usa bene. Lo apri, scrivi una domanda e ti risponde. Ma se impari a parlargli nel modo giusto, può diventare un vero strumento di pensiero. In questo video ti mostro come farlo passo per passo e ti assicuro, alla fine lo vedrai con occhi completamente diversi. Innanzitutto, ChatGPT non è un motore di ricerca come Google. Non va a cercare le risposte, le crea, usando tutto ciò che ha imparato leggendo miliardi di testi. Quindi non ha senso utilizzarlo per sapere come preparare la zuppa inglese. ChatGPT è infatti un modello linguistico che capisce il significato delle parole e le combina per generare nuove idee, ma tutto dipende da quanto tu sei bravo a spiegargli ciò che vuoi davvero. ChatGPT è incredibilmente versatile. Può scrivere, tradurre, spiegare, semplificare concetti complessi, creare piani o idee in pochissimi secondi. È come avere accanto una mente instancabile, pronta a collaborare con te. Ma come ogni strumento potente, funziona solo se sai come utilizzarlo. E soprattutto non è infallibile. ChatGPT può sbagliare e a volte inventa. Quando non ha informazioni precise, infatti, cerca di darti la risposta più plausibile. E lo fa con una sicurezza incredibile, e che quindi può trarti in inganno. Il problema quindi non è l'errore, ma la nostra fiducia cieca in lui. Quindi mai accettare una risposta senza verificarla. È infatti uno strumento, non un oracolo. Per esempio, l'altro giorno gli ho chiesto quanta autonomia ha un'auto elettrica e mi ha risposto fa 10 km con 1 litro. Ma 1 litro di cosa? Per questo, quando ricevi una risposta, chiedigli sempre come ci è arrivato. Scrivi per esempio spiegami passo per passo il tuo ragionamento. Oppure cita le fonti più attendibili per questa informazione. Se impari a fare domande di qualità, ottieni risposte più affidabili. Ma entriamo nel pratico. Pochi sanno che ChatGPT può essere personalizzato. Puoi dirgli chi sei, di che cosa ti occupi e come vuoi soprattutto che ti risponda. Ad esempio puoi dirgli di utilizzare un tono tecnico, più empatico o sintetico. Più informazioni gli dai, più le risposte saranno pertinenti e coerenti con te. Un'altra funzione molto interessante è la memoria permanente. Infatti ogni discussione che crei con ChatGPT è fine a se stessa, è un mondo chiuso. E quando lo chiudi, lui si dimentica quello che ti ha detto quando apri una nuova discussione. Se invece utilizzi la memoria permanente, puoi fargli ricordare dei dettagli che ti ha condiviso in passato, come i tuoi interessi o progetti, o come vuoi che ti risponda o faccia la ricerca. Questo crea una continuità e le conversazioni non ricominciano da zero, ma evolvono. È come costruire passo dopo passo un assistente che impara da te nel tempo. E ora vediamo la parte più importante, il prompt. Il prompt è la domanda che gli poni, l'istruzione, il contesto. È come se dessi a ChatGPT un ruolo, un tono e uno scopo. Ti faccio vedere un esempio concreto diverso dal solito. Immagina di chiedergli come affrontare una situazione molto umana. Un ragazzo vittima di bullismo che vuole capire come poter gestire la relazione con chi lo prende in giro. Potrei scrivere: come posso affrontare un bullo a scuola? Non agire con rabbia, il bullo si nutre della tua reazione. Interessante, ma se voglio una risposta ancora più dettagliata ed efficace, allora è meglio dare quante più informazioni possibili, sia sul ruolo che mi aspetto dall'AI che sul contesto e a chi è destinata la risposta. Potrei scrivere: agisci come uno psicologo esperto in età evolutiva e in dinamiche scolastiche. Aiutami a capire come uno studente può affrontare la relazione con un compagno di classe che lo prende in giro e lo bullizza, evitando il conflitto e cercando di aiutarlo a cambiare atteggiamento. Spiega passo per passo come agire, quali errori evitare e come comunicare in modo efficace usando un linguaggio adatto ad un ragazzo di 12 anni. Questa risposta è sorprendentemente empatica. È come se l'AI imparasse a ragionare con equilibrio, solo perché le abbiamo dato il contesto giusto. Non è magia, è istruzione. Gli abbiamo detto chi essere, come parlare e che tono utilizzare. Quando impari a costruire il prompt in questo modo, ChatGPT diventa davvero uno strumento di crescita e comprensione. La cosa interessante è che, data una risposta, si può poi interagire con ChatGPT per correggere il tiro, per fornirgli più informazioni possibili, anche per correggere eventuali errori. Alla fine di una lunga interazione con l'AI, quando sei soddisfatto del risultato, ecco un consiglio preziosissimo che mi sento di darti. Chiedi espressamente a ChatGPT cosa avresti dovuto scrivere fin dal principio per arrivare a questo risultato. Poi salvati su un file il testo di codice che ti restituisce, così la prossima volta che affronti un argomento simile non devi partire da zero, ma da questo prompt che hai salvato e che gli ridai in pasto modificandolo in base alle tue necessità del momento. In conclusione, ChatGPT non sostituisce la mente umana, soprattutto perché non è in grado di creare nulla da zero.
può solo riorganizzare dati già presenti. Non pensate che possa, al momento attuale, riuscire a inventare un nuovo genere musicale come in passato fu fatto per il jazz, ma può aiutare per stimolare empatia, riflessione e precisione, poiché la vera potenza dell'intelligenza artificiale non è nel codice, ma nel modo in cui noi impariamo a comunicare con lei. Se ti è piaciuto questo video premi mi piace e lascia un commento se vuoi saperne di più. Ciao e ti auguro una fantastica giornata.